Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a riassumere i punti fondamentali che bisogna unire per riuscire a districarsi nel mondo delle criptovalute e per avere successo all'interno di questo ecosistema. Andiamo a vedere quali sono questi punti dopo la sigla. Iniziamo questo video andando a vedere i 4 punti principali che tutti dovrebbero seguire per iniziare a investire in criptovalute. Subito dopo andremo a vedere i parametri che dovremo analizzare per scegliere una criptovaluta. Ma vediamo i 4 punti fondamentali. Allora, innanzitutto, se siete nuovi nel mondo delle criptovalute e della blockchain, il primo punto che andiamo a vedere è trovare un amico. Trovare un amico che condivide la stessa passione e, se abbiamo la fortuna, anche più esperto di noi, è fondamentale per evitare, soprattutto all'inizio, dei drastici errori che ci farebbero perdere dei soldi. In questo momento un po' ironico ho messo la mia faccina, canale YouTube, Telegram è il nome del canale, perché se non avete nessuno che vi può seguire nella vita reale e avete bisogno, chiamiamola così, di un amico, di una community che di sicuro non punta a farvi perdere dei soldi, a farvi dare delle scam, potete tranquillamente unirvi alla nostra community e seguire il mio canale. Il secondo punto fondamentale è trovare un exchange. Dopo che avete trovato un amico, avete trovato una community che vi segue, ripeto, una community non interessata ai vostri soldi, a farvi perdere soldi, perché ce n'è veramente tante di community pessimi su Telegram e nel web, dovete trovare un exchange affidabile. Io vi consiglio questi due per iniziare, Binance e Coinbase. Binance è l'exchange numero 1 al mondo per volume e per quantità di criptovalute listate. Ovviamente non ha tutte le criptovalute, ma un buon 90% sono listate all'interno di questo exchange. Vi permette di acquistare criptovalute con euro o dollaro, vi permette di prelevare anche in euro direttamente sul vostro conto corrente. Perché unire Coinbase? Coinbase è un'applicazione per criptovalute la più user friendly che esista, ovviamente ha dei costi un pochino più alti rispetto a Binance per gestione, ma sono sempre d'accordo che la semplicità si paga. Coinbase ha investito parecchio per essere appunto user friendly ed è giusto che venga ricompensata. È molto facile acquistare anche su Coinbase, si può acquistare tramite bonifico, carta di credito, carta di debito. Tutte le criptovalute che sono listate all'interno di questa piattaforma, che sono nettamente inferiori rispetto a Binance, ma le criptovalute principali come Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash e Ethereum si possono acquistare tranquillamente. All'interno sempre di Coinbase si possono vendere queste criptovalute direttamente in euro e prelevare tramite bonifico bancario o addirittura tramite PayPal sulla nostra carta di debito. Questi due exchange servono anche da wallet, ovviamente, potete comprare le criptovalute e lasciarle all'interno degli exchange. Dopo che vi siete iscritti a questi due exchange, un altro consiglio che vi posso dare è trovare un wallet che sia esterno agli exchange. In questo caso consiglio sempre MetaMask, perché è un wallet che permette di collegarsi sia alla rete Ethereum sia alla rete Binance Smart Chain, ma soprattutto ad altre reti che poi andremo a vedere pian piano nei miei tutorial. È un wallet non custodial, quindi le chiavi di accesso alle nostre criptovalute sono completamente in mano nostra, mentre per quanto riguarda il wallet degli exchange sono dei wallet custodial, dove sì che noi possiamo vendere e scambiare le nostre criptovalute, ma le chiavi private sono tecnicamente dell'exchange, quindi finché le chiavi private sono dell'exchange, apro e chiudo una parentesi, le criptovalute non sono nostre. Quindi installato MetaMask, che è un'estensione, potete trovarla anche un'applicazione per smartphone, comunque trovate tutti i tutorial all'interno del mio canale YouTube. Passiamo al quarto punto, studiare online. Studiare online cosa vuol dire? Vuol dire che vi dovete informare prima di acquistare ogni criptovaluta, dovete studiare i progetti, dovete studiare il funzionamento della blockchain. Ci sono tantissimi siti che offrono informazione gratuita, siti di lettura. Se vi soffermate sempre sul mio canale YouTube, io sto cercando di creare tutti video tutorial possibili. Ci sono già quasi 180 tutorial all'interno del mio canale, sono a disposizione gratuitamente, l'ho creata apposta per fare un po' da scuola
per chi si avvicina a questo settore per la prima volta. Scuola che avrei voluto avere io quando ho iniziato 7-8 anni fa, e invece ho imparato dai miei errori. Fortunatamente sono ancora qui, i miei capitali ci sono ancora, anzi grazie a diversificazione e vari investimenti sono un pochettino aumentati. Quindi se avete il piacere di rimanere in mia compagnia e in compagnia della community, di tutti gli amministratori che stanno facendo un ottimo lavoro sulla community e stanno seguendo quasi 1300 utenti al giorno, a noi fa veramente piacere, anzi vi ringraziamo. Passiamo adesso a come scegliere una criptovaluta. Questo è un riassunto di alcuni punti, i principali, che bisognerebbe andare ad analizzare per decidere su quale criptovaluta investire. Andiamo a vedere punto per punto. La prima cosa da fare ovviamente è individuare una criptovaluta. Sul CoinMarketCap ci sono più di 2000 criptovalute divise per capitalizzazione, per settore, per volumi di scambio, per oscillazioni positive o negative. Bisogna andare a scegliere una criptovaluta. Scelto il progetto, bisogna andare a vedere su quale blockchain gira. In questo momento, ad esempio, un progetto che gira su Binance Smart Chain o su Binance Chain è preferibile rispetto a un progetto che gira sulla blockchain di Ethereum, più che altro non tanto per le funzionalità che poi alla fin fine sono le stesse, ma come ben sapete le fee di Ethereum sono talmente elevate che a volte sono improponibili, quindi può minare la stabilità del progetto. Individuata la blockchain, bisogna andare a capire se il progetto che noi stiamo andando per acquistare fa parte di una categoria oppure è unico nel suo genere. Io consiglio sempre nella diversificazione delle criptovalute del portafoglio di non inserire più criptovalute della stessa categoria, ma diversificare anche proprio per categoria, scusate se ho ripetuto la parola, ma questo vuol dire che se noi andiamo a investire ad esempio in una categoria di criptovalute legate ai viaggi e quel settore in questo periodo va a crollare, va da sé che è molto probabile che tutti i progetti relativi al settore, in questo caso dei viaggi, abbiano una grossa flessione. Quindi se noi nel portafoglio deteniamo più criptovalute legate a un settore, siamo soggetti alle oscillazioni sia positive ma soprattutto negative che ha il settore stesso. Andando a leggere il white paper dobbiamo andare a capire che cosa serve il token del progetto. Ricordatevi bene che quando andiamo a comprare una criptovaluta o un token, noi stiamo comprando un'azione, chiamiamola così tra virgolette, un'azione di una società fintech, quindi di un progetto. Se il token, l'utilità del token non è ben delineata all'interno del white paper, quindi non si capisce a che cosa serve quel token all'interno del progetto stesso, è meglio passare oltre. Ricordo che un token prende valore solo nel momento in cui viene implementato al 100% del suo progetto, viene utilizzato dagli utenti, quindi viene acquistato dalla community, più viene acquistato, più viene ricercato, più il prezzo sale. Quindi se il token non è ben definita la sua funzionalità all'interno del progetto, evitate di acquistarlo. Un'altra parte fondamentale è andare a vedere chi sono i membri del team. All'interno del sito deve essere ben specificato quali sono i membri del team, devono esserci link pubblici a LinkedIn o a delle biografie, ma è buona cosa, a parte basarsi su quello che è scritto sul sito del progetto, andare a cercare nome per nome tutti o quasi tutti i membri del team per andare a capire se hanno uno storico realmente verificabile. Sul sito ufficiale deve essere presente una roadmap ben delineata, diviso per quadrimestre, e ogni punto saliente, ogni quadrimestre deve essere ben specificato che cosa si andrà a sviluppare. Sarebbe buona cosa per far sì che ci sia un'incentivazione all'acquisto e una partecipazione all'acquisto della parte della community, sarebbe buona cosa appunto rispettare la roadmap, anche se molte volte per diverse problematiche dovute alla tecnologia o ad altro non sempre le roadmap vengono rispettate, quindi le tempistiche vengono rispettate. Però se troviamo un progetto che ha anche una roadmap ben delineata e rispettata soprattutto, vuol dire che c'è un grande lavoro da parte degli sviluppatori.
Una parte importante del progetto, che deve essere ben scritto all'interno del sito, se possibile in multilingua, è il white paper, dove è praticamente la carta bianca dove ci sono scritti passo per passo tutte le funzionalità del progetto, le funzionalità del token e che cosa vogliono sviluppare. Successivamente bisogna andare a vedere la supply del token, quanto rifornimento sarà disponibile al lancio, ma soprattutto il rifornimento totale. Sarebbe buona cosa andare ad acquistare una criptovaluta, un token con una bassa media circolazione di mercato. Analizzando il sito internet sicuramente sarà menzionata la parte dei finanziamenti o premi, quindi se il progetto che stiamo osservando ha ricevuto dei finanziamenti da partner importanti oppure ha ricevuto dei premi in eventi che si susseguono durante l'anno, dove ci sono delle premiazioni per le aziende fintech e blockchain, tanto meglio. Se hanno ricevuto premi o finanziamenti, vuol dire che saranno comunque sotto lente di ingrandimento da parte degli investitori e da parte della community generale del mondo delle criptovalute e della blockchain. Capire se il lancio della criptovaluta è stato fatto tramite una ICO e una IDO può essere utile. Vado poi a menzionare e a spiegare cosa sono le ICO, le IDO, i DEX e i CEX durante i miei tutorial, quindi andate a spulciare nel mio canale perché troverete tutte le definizioni che state guardando in sovraimpressione. Attualmente gioca un ruolo molto importante all'interno di un progetto la possibilità di essere una cross chain e quindi di potersi interlacciare, interpolare con diverse blockchain. Ultimo punto, ma non per questo meno importante, è la presenza sui social, sia da parte di una community, ma soprattutto da parte dello staff, che sia lo staff operativo, che sia un community manager, ancora meglio. Un buon progetto dovrebbe essere anche ben pubblicizzato sui social, perché tenere attiva una community fa sì che ci sia hype dietro il progetto stesso. Questi sono i punti principali che tutti noi dovremo osservare e analizzare prima di acquistare un progetto. Sicuramente ne sarò dimenticati qualcuno. Se avete voglia di aggiungere dei punti fondamentali, commentate il video qua sotto, io ve ne sarei grato. Comunque, se riuscite a seguire questi punti che vi ho appena fatto vedere, già inizierete a muovervi in modo decoroso all'interno dei progetti. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento, spero che il video sia stato di vostro gradimento e l'abbiate trovato utile. Se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale e di unirvi alla nostra community Telegram, fatemi sapere cosa ne pensate dei miei video commentandoli e lasciatemi un like per farmi indicizzare su YouTube. Grazie a tutti, a domani!